La Stardom continua ad essere protagonista della Golden Week con uno spettacolo da leccarsi i baffi, sì perché domenica 5 maggio la federazione metterà in scena un nuovo pay-per-view e per l'occasione saranno ben due i titoli che verranno difesi. Sto parlando dei Goddess of Stardom Championship e degli Artist of Stardom Titles, con le attuali campionesse che verranno chiamate a fare l'impresa di difendere le cinture contro avversarie alquanto agguerrite. Ci saranno nuove campionesse? Oppure le attuali detentrici di tali allori riusciranno a respingere l'avanzata nemica? Minasan, konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul canale. Lo show di domenica 5 maggio andrà in onda da Fukuoka e per l'occasione le ragazze di casa verranno coinvolte in quel che si presentano come match importantissimi per il futuro della compagnia. Dunque Maika, nativa del luogo, Mina Shirakawa e Exina difenderanno gli Artists of Stardom Championship contro Mayu Iwatani, Hanan e Saya Ida. Ma non è tutto. Sì, perché anche Suzu Suzuki e Mei Seira metteranno in palio i loro titoli contro due ragazze provenienti da Fukuoka, Azuki e Koguma, che sono intenzionate a conquistare i Goddess of Stardom Titles davanti al pubblico di casa. Ma andiamo con ordine. Empress Nexus Venus ha vinto gli Artists of Stardom Championship esattamente il 30 marzo, quando nel co-main event di quello show, Maika, Mina Shirakawa e Exina riuscirono a sconfiggere Gozai, team formato da Shuri, Ami Sorei e Mirai. Per forza di cose, la vittoria di quel match era destinata a finire nelle mani di EXV, così come i titoli, perché per colpa ovviamente dell'addio di Mirai, che avvenne esattamente il giorno dopo, dove appunto disputò l'ultimo match con la Stardom. Da quel momento in poi, Empress Nexus Venus non ha mai avuto il piacere di difendere le cinture, anche perché nel mese di aprile le campionesse in carica si sono trovate spesso e volentieri impegnate su vari fronti, come il tour in USA o la partecipazione di Mina Shirakawa ad alcuni eventi della All Elite Wrestling o della New Japan Pro Wrestling. Senza dimenticare che Maika è stata anch'ella impegnata a difendere la Red Belt, prima a American Dream contro Megan Bayne e poi a All Star Grand Kingdom contro Momo Watanabe. Fatto sta che quella di domenica 5 marzo sarà la loro prima difesa che dovrà avvenire contro un team molto agguerrito che ha già dimostrato di poter battere i XV, come è successo nello show di lunedì 29 aprile, dove in un 10-woman tag team match tra Stars e Empress Nexus Venus, la squadra capitanata da Mayu Iwatani è riuscita a mandare un segnale forte alla stable avversaria, con Hanan che ha conquistato la vittoria niente meno ai danni di Mina Shirakawa. Questo enorme successo ha fatto sì che il trio composto da Mayu Iwatani, Hanan e Saya Ida sfidassero i Nexus V ad un match valevole per gli Artists of Stardom Championship. Si potrebbe dunque pensare che il risultato di tale battaglia possa essere scontato, ma a mio avviso non è così, sì perché per chi segue la Stardom già da qualche tempo ha imparato ormai che i regni di Mina Shirakawa soffrono di una sorta di maledizione, essendo purtroppo poco duraturi. Vi ricorderete sicuramente come lo scorso anno Mina Shirakawa era arrivata a vincere il Wonder of Stardom Championship e i Goddess of Stardom Titles, regni che appunto sono durati poco più di un mese e che non hanno di fatti permesso alla Shirakawa di poter dimostrare tutta la sua bravura da campionessa. È anche giusto tener conto che peraltro Maika attualmente possiede già una cintura e che potrebbe dunque abbandonare il titolo che detiene insieme a Mina e a Xina per concentrarsi soltanto sulla Red Belt. Discorso analogo però per le Stars, sì perché anche Mayu Iwatani, Hanan e Saya Ida sono attualmente in possesso di svariati allori. Non possiamo dimenticarci che Mayu Iwatani sia attualmente la detentrice del IWGP Women's Championship da più di un anno, mentre Wing Ori sono in possesso dei New Blood Tag Team Titles da ben 214 giorni.
Dunque, il match a cui assisteremo domenica 5 maggio tra EXV e Stars sarà un match tutto da vivere che ci terrà sul filo del rasoio per tutta la durata dell'incontro. Il mio pronostico va in favore di Empress e Nexus Venus perché voglio credere che questa volta Mina Shirakawa riuscirà a spezzare la maledizione che l'ha afflitta durante gli scorsi regni. Mina Shirakawa, così come Maika e Xina, meritano di restare campionesse, di avere un regno longevo che le ripaghi degli sforzi fatti da inizio anno con la creazione di EXV, una stable che ha dato un bello scossone alla Stardom, specialmente dopo lo scioglimento di Donna del Mondo, senza dimenticare di come Mina Shirakawa si sia messa al servizio della compagnia nel momento del bisogno ed abbia aiutato in maniera particolare la Stardom nell'espansione americana avvenuta durante il mese d'aprile, dove la stessa Mina Shirakawa è stata protagonista di buonissimi match in AEW e in ROH. Quindi a mio avviso è cosa buona e giusta far continuare il regno di Empress e Nexus Venus, una delle stable più in rampa di lancio degli ultimi mesi. Prima di passare a quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il main event dello show, permettetemi di ricordarvi che qua sotto in descrizione, oltre a trovare tutti i link dei miei social e tutti i link dei social della Stardom, in modo da seguire sia me che la federazione, rimanendo sempre aggiornati con le tematiche che accompagnano giorno per giorno la nostra federazione preferita, potete trovare anche il link del progetto Donne tra le corde, un progetto con cui io stesso sto collaborando ultimamente e che è completamente dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde troverete tantissimi articoli sulle vostre atlete preferite che vi terranno aggiornati con tutto quello che succede in questa fantastica disciplina. Quindi non dimenticate di seguire Donne tra le corde su Instagram e di dare un'occhiata al sito web per trovare tutto ciò di cui avete bisogno. Dunque, Crazy Stars vs Fukuoka Double Crazy dovrebbe essere il match che concluderà il pay-per-view del 5 maggio e che porterà Azuki e Koguma a sfidare Su Suzuki e Mei Seira in un incontro valevole per i Goddess of Stardom Championship. Crazy Stars si è aggiudicata da poco i titoli, sì, perché anche loro, come i Nexus V, hanno avuto modo di conquistare queste preziose cinture nello show del 30 marzo, show che segnava la fine della presenza di Utami in Stardom, perché anch'ella, come Mirai, in procinto di lasciare la federazione per dedicarsi a nuove avventure. Fatto sta che nel main event di quell'evento Crazy Stars sconfissero Afrodite e vinsero per la prima volta in carriera i Goddess of Stardom Titles. Da quel momento in poi le difese per Crazy Star non sono di certo mancate, sì, perché Suzu Suzuki e Mei Seira hanno avuto il piacere di difendere Talia Lori per ben 2 volte. La prima difesa avvenne domenica 21 aprile, quando Crazy Star difese con successo i Goddess of Stardom Championship dall'assalto di 2 vecchie amiche di Suzu Suzuki, Risa Sera e Kurumi Hiragi. La seconda difesa titolata invece arrivò a All Star Grand Kingdom, dove Crazy Star difese ancora una volta con successo i titoli contro ben 3 team avversari. Fukuoka Double Crazy, Otulaine e Young Oed non riuscirono a scalfire la corazza delle attuali campionesse, che rimasero tali dopo un match stellare da parte di tutte e 4 le squadre. Alla fine della contesa però Fukuoka Double Crazy sfidarono nuovamente Crazy Star a un rematch in quel di Fukuoka, facendo peso sul fatto che sia Azuki che Koguma giocheranno in casa nello show appunto del 5 maggio con l'intenzione di conquistare i Goddess of Stardom Titles per la terza volta nella loro carriera davanti al pubblico di casa. Fukuoka Double Crazy è uno dei migliori tag team nella storia della Stardom. Il talento di Azuki, unito a quello di Koguma, ha creato un qualcosa di eccezionale, sfornando appunto uno dei migliori team al mondo. La loro alchimia non ha uguali e quell'amicizia che le due lottatrici portano anche fuori dal ring fa sì che le due atlete possano creare un qualcosa di magico all'interno delle corde, dando vita a match stellari.
Non vi nascondo il fatto che Fukuoka Double Crazy sia il mio tag team preferito in quelle della Stardom e mi piacerebbe un sacco poter vedere Hazuki e Koguma trionfare e riconquistare i titoli per la terza volta in carriera, dando di nuovo vita a quello che si presenterebbe come un nuovo regno tutto da vivere sotto la bandiera di Fukuoka Double Crazy. Difficile però pensare che Crazy Star sia in procinto di perdere le cinture, sì, perché come detto in precedenza Suzu Suzuki e Mei Seira hanno da poco conquistato i Goddess of Stardom Titles e a ben vedere non ci sarebbe il minimo senso di privarle già dei titoli. Penso sia giusto dare un regno longevo ora a Crazy Star, anche perché penso sia sempre cosa buona e giusta dare regni longevi a chi riesce a conquistare i titoli in modo da concedere a qualsiasi campionessa l'opportunità di mettere in mostra il proprio talento da regnante, permettendo appunto a chi ha avuto l'onore di conquistare le cinture di provare a se stesse, a tutti i fans, che quelle conquiste sono più che meritate. Ecco perché il mio pronostico va in favore di Crazy Star, che giustamente meritano di continuare il regno da poco iniziato, con la possibilità di mettere alla prova le abilità nonché l'alchimia di questo splendente team. Ora però, parola a voi! Vi invito a lasciare i vostri pronostici qua sotto nei commenti. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi di cuore per tutto il supporto che state dando a me e al mio canale. See you next time. Bye bye.